Professor Bampi, nel 1° aprile conoscere Genova ha un po' scherzato sull'indipendenza di Genova, ma il MIL invece è una cosa a cui tiene, che prende particolarmente sul serio. Ecco, la prima cosa, ma non è anacronistico parlare di indipendenza quando si va verso l'unità d'Europa? No, anzi, secondo me è proprio perché si va verso l'unità d'Europa, perché ormai l'Europa diventa la nostra grande patria e si può davvero ritornare alle piccole patrie, a quelle che erano le patrie rispettose dei popoli. Non si capisce perché la Liguria, ad esempio, deve essere in Europa come Stato italiano e non può essere in Europa come nazione autonoma indipendente. Anzi, direi che se si ripercorre la storia, proprio oggi è il primo momento in cui senza problemi, quindi senza problemi di creare chissà cosa, si può davvero reclamare l'indipendenza. In fondo l'Europa è nata perché gli stati avevano deciso, gli stati europei, di non farsi più le guerre, e questo è il primo momento storico, da quando c'è stata tolta l'indipendenza, in cui possiamo davvero reclamarla senza nessun problema. In questo senso quindi noi siamo fortemente europeisti. Il MIL però la reclama non con referendum di autodeterminazione, ma sostenendo l'illegittimità del potere italiano. Questo però non è in contrasto col risorgimento che ha visto protagonista Genova e con una ampia partecipazione popolare in Liguria al referendum Monarchia-Repubblica. Il Risorgimento e quasi tutti i genovesi, io penso poi principalmente a Mazzini, erano repubblicani. Volevano fondamentalmente un'Italia che fosse una repubblica, non una monarchia. Garibaldi è un caso un po' a parte, lui gli piaceva andare a fare le guerre e dove c'era da fare la guerra è andato. Io penso che i genovesi allora volessero comunque avere una patria più grande della semplice Liguria, perché era un modo forse per affrancarsi dai Savoia. Speravano che in uno stato territorialmente più ampio forse i Savoia avrebbero contato di meno, e molti di loro erano in realtà repubblicani. Quindi da questo punto di vista non è assolutamente anacronistico, anzi in qualche misura è in linea con la storia. Invece il referendum monarchia-repubblica è assolutamente un referendum fuori luogo in questo contesto. Quando è stato approvato il referendum monarchia-repubblica non gli hanno detto ai genovesi e ai liguri: guardate che se andate a votare voi state votando anche l'annessione all'Italia. Anzi, proprio per tutta la propaganda sabauda che c'era stata prima, la propaganda retorica del regime fascista, assolutamente l'idea che la Liguria avesse dei diritti non lo sapeva quasi nessuno, se non veramente una classe molto colta. Ammettendo che riusciate nella vostra battaglia, a parte i soldi in meno da Roma per la Liguria, che prospettive ci sarebbero con l'indipendenza? Le prospettive sono meravigliose. Intanto sfatiamo un mito, sono notizie dai giornali riportate nel nostro sito del MIL: la Liguria dà a Roma più di quanto riceve per quello che riguarda l'IRPEF. Non solo, ma da un altro dato marginale in questo contesto magari, ma la Liguria produce il doppio dell'energia che consuma. L'altra, quindi diciamo metà dell'energia che è prodotta, viene venduta e i soldi non rimangono in Liguria. Alla Liguria si deve tenere l'inquinamento. Ma la cosa più importante, che non è questo bilancio, è il bilancio del porto. Le attività portuali che producono e che generano tra tutti i porti tra i 4 e i 5 miliardi di euro vanno tutti a Roma. Se invece noi fossimo indipendenti, questi soldi rimarrebbero qui. Non solo rimarrebbero qui, ma potremmo migliorare il porto e, come ha dimostrato uno studio alla Bocconi, addirittura quasi raddoppiare i traffici che passano per la Liguria, per Genova e per la Liguria. Il porto di Genova è stata la ricchezza della Repubblica di Genova e il porto di Genova sarà la ricchezza della rinata indipendenza della nostra terra. Grazie mille, professore. Grazie a voi.